Amici, buongiorno. Oggi comincio il test di autonomia dello Xiaomi Pro 2. Autonomia dichiarata dalla casa è di 45 km, così come pure riportato all'interno dell'app. Vedremo qual è l'autonomia reale che avrà questo monopattino. Premetto che lo utilizzerò per lo più in città a Milano, e rispetto agli altri test di autonomia che ho fatto, in questo caso ci sarà un un parametro, cioè la temperatura, che sarà diversa perché siamo a 7 gradi, quindi in generale è una temperatura un pochino più bassa rispetto agli altri test effettuati, e credo che incida negativamente sulla durata complessiva della batteria. Però vedremo un po' il risultato che riuscirà a portare a casa questo Mi Pro 2. Vi aggiorno man mano. Amici, secondo giorno di test. Oggi, oltre alla temperatura, siamo sempre sugli 8 gradi stasera. Dovrò usare anche i fari per tutto il tempo perché, come vedete, è tardi, quindi sono le 6:30 e non c'è più luce, quindi un ulteriore fattore che contribuirà a consumare un pochino di più la batteria. Piccola precisazione: velocità utilizzata sempre la 2 o la 3, quindi o drive o speed, quindi velocità tra 20 e 25 all'ora sempre. Amici, completato il giro di poco più di 10 km, però vi do un piccolo aggiornamento, cioè vista la temperatura non me la sono sentita di andare troppo veloce, dunque è stato fatto completamente in sola modalità drive. Non sono mai andati in modalità sport per non andare oltre 20 all'ora, visto che faceva parecchio freddo. Infatti un prossimo acquisto che dovrò fare sarà un casco con visiera in stile moto, perché la faccia ce l'ho davvero congelata. Tra poco vi pubblico tutte le statistiche. Amici, altro giro, nuovamente in notturna, come potete vedere. Questa volta i gradi sono ben 10, quindi leggermente più caldo di ieri, però vediamo fin dove ci porta. Ciao! Amici, test concluso, anche l'ultimo giro è finito e sebbene l'autonomia residua sia di un paio di chilometri ancora, o poco più, faccio terminare qui il giro perché spinge decisamente meno il monopattino. Ultimo giro fatto con una temperatura intorno agli 8 gradi, in realtà forse ho finito anche con qualche grado in meno. È effettuato per il 70% circa in modalità drive, il resto in modalità sport e un tratto di 1,5 km quasi in modalità passeggio. Quindi vi lascio tra un po' le statistiche del terzo di questo giro in pratica, e poi tirerò le somme del test di autonomia completo che in pratica è stato appena concluso. Ciao a tutti! Allora, amici, proviamo a tirare un po' le somme di questo test. La distanza totale percorsa si attesta a poco meno di 30 km. Lecito aspettarsi che fosse più bassa dei 45 km teorici, anche considerando il fatto che il 90% del percorso è stato fatto con i fari accesi, e poi i test teorici che di solito fanno i vari costruttori li fanno nelle condizioni migliori, quindi con un peso piuma sopra, con la velocità più bassa, magari col vento alle spalle, eccetera, eccetera. In questo caso il test l'ho fatto io con che peso intorno a 75 kg, con giubbotto e altra roba al seguito. Però i 30 km, diciamo, di autonomia, che poi sommando la distanza percorsa all'autonomia residua effettivamente si arriva a poco più di 30 km, secondo me sono più che sufficienti per quello che è l'utilizzo che intendo fare io del monopattino. Per me si tratta di una micromobilità elettrica che ha senso
fino a una tratta di 10 km, quindi immagino l'uso di un lavoratore che va in ufficio. Per me ha senso utilizzare il monopattino se il tratto casa-ufficio arriva fino a 10 km, non oltre perché 10-12. Oltre diventa faticoso, quindi in quel caso magari opterei per la bicicletta oppure per i mezzi pubblici, però fino a 10-12 km a tratta il monopattino è secondo me indicato e secondo me un'autonomia di questo tipo permette di assolvere perfettamente a un tragitto che è nell'ordine di appunto 10-12 km. Chiaro che il monopattino è, secondo me, in termini di autonomia, promosso per il mio uso comune, comunque l'uso che intendo fare del monopattino. Poi ognuno fa valutazioni in funzione dell'uso che dovrà fare poi di un mezzo di questo tipo. Quindi, se avete dubbi, riflessioni o altro, scrivetemele nei commenti e sarò contento di rispondervi appena possibile, anche di confrontarmi con voi perché magari avete pareri, opinioni diverse, insomma. Fatemi sapere pure se avete lo stesso monopattino, quanti chilometri riuscite a fare voi, sono assolutamente curioso. Mi riservo di fare poi un ulteriore test sull'autonomia, però in una stagione diversa, quindi con temperature più alte, perché credo che l'autonomia possa migliorare anche solo per un discorso di temperatura più elevata. Ciao a tutti!